Buonasera e ben ritrovati su Aprimus de Calcio. La notizia dell'ultima ora è che Massimiliano Allegri non è più l'allenatore della Juventus. Un'eventualità, quella dell'esonero, che ormai circolava già da ieri ed è stata la conseguenza degli atteggiamenti, dei comportamenti tenuti dal tecnico toscano a margine della finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta. Ricordo che questa è la 15ª Coppa Italia nella bacheca bianconera e la quinta personale vinta da Massimiliano Allegri come allenatore. Scelta dunque decisione dunque che non arriva a sorpresa e che ha secondo me un suo perché. La Juventus dice che Allegri appunto è stato esonerato per i comportamenti, per gli atteggiamenti tenuti, ma se andiamo a guardare a ritroso nel tempo non sono poi così diversi da tanti altri manifestati dall'allenatore toscano, anche se questa volta è andato davvero sopra le righe. Pare, si dice, cosa smentita dal tecnico, che abbia cacciato Giuntoli, che abbia chiesto dove fosse Rocchi, lo abbiamo visto tutti, poi è tutto lo spettacolo che c'è stato poi. Secondo me la Juventus ha avuto un assist alla Del Piero dal suo ormai ex allenatore, che Allegri sarebbe andato via a fine stagione era cosa risaputa. Il nome di Tiago Motta lo hanno fatto un po' tutti e pare proprio che sarà lui il prossimo allenatore. Allegri si è rimasto alla Juventus in questi anni, non è stato certo perché ha fatto esprimere alla squadra un bel gioco, ma perché aveva un contratto da 7 milioni netti l'anno più bonus che di fatto lo mettevano in una botte di ferro a riparo dal rischio esonero perché non solo perché la somma che avrebbe comunque percepito anche restando a casa era alta, ma anche perché la Juventus aveva dei problemi finanziari non di poco conto. Dicevo dell'assist offerto alla società. La strategia del club bianconero credo che sia quella del licenziamento per giusta causa. Adesso c'è l'esonero, quello è il primo passo. Poi penso che ci arriverà appunto questo tentativo che consentirebbe alla società di non pagare l'ultimo anno di contratto, che ripeto era di 7 milioni netti, sfruttando la carta del licenziamento per giusta causa. Quindi dobbiamo aspettarci ancora una volta che si finisca in tribunale, questa volta per un contenzioso fra allenatore e società. La strategia comunque è plausibile, è giusta, il tecnico si è comportato in un modo non consono, ripeto, non è stata la prima volta, ma finché è convenuto è stato tollerato e adesso la società può approfittarne di questa cosa. Probabilmente Allegri non se lo aspettava, io credo che abbia fatto anche tutto quello spettacolo per guadagnare secondi preziosi durante il finale di partita. Poi si è lasciato andare anche umanamente comprensibile da un certo punto di vista, ma questa cosa evidentemente gli si ritorcerà contro. Poi se effettivamente ci sarà la richiesta del licenziamento per giusta causa, soprattutto se questa sarà accolta da un tribunale, staremo a vedere. Se così fosse, la Juve con l'ingaggio risparmiato da Allegri per un solo anno, credo che pagherà tranquillamente 2 anni lo stipendio di Tiago Motta. Per il resto, voglio spezzare una lancia a favore di Allegri. Non sono un suo difensore, non è mia intenzione esserlo. E io sono tra quelli che non sopporta il modo in cui fa giocare la squadra. Però, dal punto di vista degli obiettivi, in questi anni credo che i risultati ottenuti siano stati in linea con la rosa messa a disposizione, con tutte le difficoltà che ha avuto la società dal punto di vista finanziario. L'anno scorso, almeno sulla carta, si è qualificato per la Champions League, poi c'è stata la penalizzazione e quest'anno ha fatto lo stesso, quest'anno si qualifica per la Champions, porta a casa un altro trofeo per la bacheca della società. Non gli si sarebbe certo potuto chiedere di vincere lo scudetto e tantomeno di competere nonostante quest'anno non abbia fatto le coppe perché la rosa della Juve era quella che è. Adesso staremo a vedere cosa accadrà con il nuovo corso,
Sì, Thiago Motta saprà ripetere quanto di buono fatto a Bologna, o se rivedremo le cose meno buone fatte vedere in precedenza dall'allenatore. Vedi lo Spezia, che sinceramente io penso che non abbia fatto nulla di straordinario. Per esempio, ho avuto già modo di dirlo in un altro video, quando allenava lo Spezia, abbia semplicemente rispettato, diciamo, gli obiettivi della società, con una rosa all'altezza per salvarsi all'epoca. Staremo a vedere. Io chiudo qui il video, vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale e ci vediamo la prossima volta.